Bene, mi presento a voi, sono uno scenografo, anzi sono uno scenografo digitale e ho un compito, quello di rappresentare la musa dell'arte. La cosa mi sembra esattamente una cosa molto distante da quello che sono realmente. E sono anche in un forte imbarazzo, sinceramente. Lo trovo anche una forma di incoscienza presentarsi come la musa dell'arte. Però posso raccontare qualcosa. Beh, posso raccontare che sono nato in una famiglia dove l'arte era la normalità, la quotidianità, dove il profumo dei colori erano esattamente il profumo della casa. E quindi ci si svegliava la mattina e sul tavolo della cucina si palesava l'opera di papà Tiziano o l'opera della mamma Adriana, pronti per la critica, ovviamente familiare. È anche vero che passavo le domeniche in galleria dai miei genitori, dove assistevo a discussioni o ad artisti che presentavano le loro opere o semplicemente simpatizzanti. Ovviamente non comprendevo che cosa, che cosa stavo vivendo e che cosa stavo facendo. Era semplicemente la normalità delle cose. Ricordo anche che di tutta la famiglia era probabilmente il meno dotato dal punto di vista artistico, quindi dal punto di vista pittorico. Tanto che alle scuole medie la mia insegnante di educazione tecnica mi aveva sconsigliato di fare qualsiasi mestiere o attività o percorso formativo dove il disegno ci fosse come materia di studio. Ovviamente per me è stata la cosa migliore, dato che sono una persona molto orgogliosa, è stato probabilmente anche uno stimolo e quindi la ringrazio. Nel 1989, avevo 20 anni, sono stato cacciato dall'Accademia di Belle Arti e ho iniziato la prima esperienza in teatro, dove ho conosciuto l'amore per questo mestiere. A 30 anni, dopo 10 anni, mi hanno offerto la direzione degli allestimenti di un ente lirico. Oggi sono, insieme a Stefano, il mio socio, ho un'azienda che si chiama Fordodo. Per me la scenografia è semplicemente una parola, lavoro, mestiere. L'arte della scenografia è un'arte antica. La parola scenografia deriva da un termine antico, schenè, un termine greco, a cui è stato apposto poi grafia, perché nel tempo ha preso anche la connotazione di rappresentare in qualche maniera il luogo in cui si svolge l'azione drammatica. Io ho vissuto un grande cambiamento e in questo grande cambiamento ovviamente ho modificato la mia percezione di scenografia. Quindi oggi posso dire che la scenografia per me è in una versione nuova, una versione 2.0. Sono passato all'utilizzo degli strumenti digitali non perché volessi in qualche maniera trovare artisticamente uno stile o volessi in qualche maniera utilizzare questo strumento per esprimermi, ma l'ho utilizzato esclusivamente come strumento professionale, per far crescere la mia professionalità. È proprio questa necessità che mi ha portato a studiare e a progettare le scenografie in digitale. Ovviamente i tempi che ho vissuto mi hanno anche in qualche maniera spinto a fare questa scelta, perché tempi di produzione sempre più brevi, competenze
artistiche che sparivano, problemi di trasporto, problemi di gestione, di budget. Tutto questo perché in qualche maniera viviamo la necessità di ottimizzare. Ovviamente questa scelta è stata una scelta che inizialmente è stata legata principalmente allo svolgimento e all'analisi della fase progettuale. Poi oggi invece sta diventando il modo per costruire i contenuti e per metterli in onda. E quindi un modo nuovo di fare scenografia. Oltre a questo, il mondo digitale ci permette di avere una visione completa di tutto il flusso. Questa è stata una grandissima, vi assicuro, una grandissima rivoluzione. Facciamo anche un esempio di come non solo io ovviamente ho compreso il valore del digitale. Oggi, se vediamo gli spettacoli che vengono proposti, addirittura la Scala di Milano presenta la prima del Macbeth sostituendo il fondali tradizionalmente dipinti, con fondale digitale, cioè con un LED wall, con uno schermo. Questo perché? Perché vuole creare un qualcosa che è legato al mondo del dinamismo, della velocità, del cambiamento, la necessità di raccontare qualcosa in una maniera differente, al di là della valenza e delle scelte stilistiche, di cui non voglio entrare in questa discussione, né tantomeno non è il luogo per ovviamente parlare di questo, ma si capisce che c'è la ricerca di fare qualcosa di diverso. La televisione fa questo quotidianamente, perché la televisione ha la necessità di presentare velocemente i contenuti e quindi ha bisogno di mutare lo spazio con una velocità che diversamente la staticità di una scenografia tradizionale non permette. Il cinema sta in questo momento sperimentando e producendo utilizzando tecniche di virtual set, cioè di luoghi virtuali totalmente costruiti in computer grafica, dove in qualche maniera la telecamera viene illusa, e quindi in questo caso noi spettatori veniamo illusi nella visione e quindi pensiamo che l'oggetto ci sia, ma in realtà non c'è. È una tecnica poi tra l'altro, tra virgolette, un po' vecchia, perché lo faceva Hollywood negli anni 40-50, però oggi ha una nuova accezione, che è quella proprio della tecnologia, è una tecnologia esasperata. Ma come può avvenire il passaggio tra il pennello tradizionale al pennello digitale? Probabilmente non abbiamo neanche più bisogno di rispondere, perché è un passaggio che è già avvenuto, è già sotto i nostri occhi. Non c'è più la necessità di capire perché, ma perché il quotidiano ci ha fatto capire che questa è la strada. Una cosa su cui mi sono soffermato è cercare di capire come il mio mestiere possa essere proiettato in funzione non solo di quella che è la mia esperienza nel mondo dello spettacolo, se vogliamo, ma in quello che può essere utile in altri ambiti e come si potrà sviluppare rispetto ai tempi che viviamo. Ho cercato una parola e questa parola è esperienza. È una parola che in qualche maniera mi ha fatto ragionare su alcuni aspetti. È un'esperienza reale. L'esperienza del teatro è un'esperienza reale. Il cinema è un'esperienza reale. Ma anche un museo è un'esperienza. Ma anche l'acquisto all'interno di un negozio può essere un'esperienza. È un'esperienza anche una nave da crociera. Esiste anche un'esperienza però virtuale, dove possiamo sviluppare e possiamo concepire nuove forme di espressione.
Attenzione però, per fare tutto questo dobbiamo concepire in una maniera diversa. Non possiamo essere semplicemente degli user, degli utilizzatori di tecnologia, dei consumatori di tecnologia. Non è sufficiente conoscere dei software, non è sufficiente utilizzare un computer. Dobbiamo diventare degli artigiani digitali, cioè dobbiamo diventare dei professionisti che costruiscono gli strumenti, ma che costruiscono principalmente la materia digitale. E quando parlo di materia digitale, parlo di un qualcosa che nasce interamente e concepita all'interno del mondo digitale. E non semplicemente una sostituzione di un manufatto, in questo caso scenografico, tradizionale con uno tecnologico. E dove la creatività è una dei componenti dell'esperienza. Abbiamo ovviamente questo concetto lo possiamo applicare in maniera molto efficace nel mondo virtuale, dove possiamo in qualche maniera prototipare l'esperienza reale, ma possiamo anche fruire dell'esperienza. Una cosa incredibile è che alla fine stiamo facendo un'illusione sensoriale, dove il centro è la nostra percezione, che poi alla fine è quello che tanto ci meraviglia, tanto ci emoziona, ci stupisce. Oserei dire un salto nel passato di 300 anni. Servono le infrastrutture, servono i luoghi con le infrastrutture, serve studiare, serve fare esperienza, serve mettere in discussione sicuramente le nostre certezze e le nostre competenze. Probabilmente questo per costruire un pubblico diverso, o forse un pubblico in un diverso luogo. Un altro concetto e altri due concetti su cui vorrei in qualche maniera parlare è l'immersività e l'interattività. Ma cosa vuol dire immersività? È semplicemente un luogo, siamo circondati da un qualcosa che ci avvolge? Quindi immersività è il Salone Lumière di Parigi, dove possiamo vedere le opere in una maniera differente? Sì, potrebbe essere questo. Come potrebbe anche essere un planetarium, un luogo immersivo. Ma perché vogliamo immergerci? Forse perché vogliamo un luogo diverso da quello reale? Forse perché vogliamo un luogo dove tutto è possibile? Forse perché vogliamo sentire sulla pelle un'emozione? Forse perché vogliamo sublimare le nostre sensazioni e percepirle con un forte pathos. Beh, nei luoghi fisici le sensazioni diventano condivise. Nei luoghi virtuali le sensazioni sono straordinariamente ed emotivamente forti, ma private. Abbiamo bisogno anche però di partecipare interattivamente alle cose, perché vogliamo fare un'esperienza, perché vogliamo essere al centro dell'esperienza. Potrei dirvi che l'interattività può servire a tante cose, può servire nel mondo dello spettacolo
a visualizzare la musica, a tradurre la musica in immagine. Audio reactive si chiama questo modo. Posso anche pensare che in qualche maniera tecnicamente risolvere delle problematiche tecniche di spettacolo con delle interattività. Oggi però la cosa interessante è che un settore, il settore dell'edutainment, educare intrattenendo, sta andando in questa direzione, sta cercando di sviluppare questo tipo di attività. Perché? Perché diventando il soggetto principale del racconto, diventiamo in qualche maniera, impariamo. E abbiamo capito che possiamo imparare facendo un'esperienza, anche un'esperienza virtuale, un'esperienza diretta, divertendoci. Questo è un settore in forte espansione. Ma di tutto questo che ho detto, tutto questo ha a che fare con l'arte. Beh, porto questa conclusione. Se la scenografia è concepita come una branca dell'arte e non può essere contenuta, non si può pensare che l'arte non abbia la necessità di trovare strumenti nuovi e una maniera innovativa per potersi presentare. Non è possibile contenerla. E se questo è un processo di trasformazione che sta coinvolgendo tutte le forme d'arte, non posso dire che sono l'espressione dell'oggi, ma sono anche la visione di un futuro. Grazie.